Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per il periodo estivo del 2022. Sono previsioni generali, prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami Sagittario, tendenze energetiche. Wow, due carte. Wow, e che carte, devo dire. Sagittario, il mondo è la ruota della fortuna. Ma qui si dà un giro a 360 gradi di tutto quello che è la vostra realtà. Arriva la fortuna, arriva il compimento, la chiusura di un ciclo. Per qualcuno c'è un cambio di ciclo karmico. Si entra in un nuovo e miglior ciclo karmico. È davvero bellissima quest'estate per voi, amici dello Scorpione. La ruota della fortuna parla di fortuna in arrivo, magari per qualcuno si può trattare di un'eredità, si può trattare di quello che è una vincita al gioco, un aumento di stipendio, perché no? Andiamo a vedere, allora, wow, cosa vedo? Allora, 4 di spade, la carta degli amanti, il 6 di spade, il 7 di pentacoli al contrario, il sole al contrario, abbiamo un 9 di coppe. Ok, allora, si parte da un 4 di spade. Qui c'è un periodo di riflessione. Probabilmente inizierete l'estate, qualcuno anche un po' scarico, devo dire. Mhmm, e ci sarà questo momento probabilmente che vi prenderete per voi stessi. Avendo anche la carta degli amanti, per molti potrebbe essere il fare delle valutazioni o comunque il prendersi del tempo per se stessi, imparare un attimino ad amarsi, a coccolarsi di più. La carta del quadro di spade normalmente arriva in una lettura quando c'è bisogno di fermarsi un momento per ricaricare le pile. Avete bisogno di ritrovare un attimino le vostre energie, per quello che dico anche che molti sono esauriti, sono scarichi proprio. La carta degli amanti fa ben sperare, nel senso che entra in qualche modo, quello che è l'amore, che in questo caso io sento essere l'amore per voi stessi, perché comunque qui abbiamo un allontanamento, diciamo verso fine, metà, fine luglio, così. Potrebbe esserci un allontanamento. Ripeto, il 6 di spade può parlare di un allontanamento, in molti casi fisico, ed essendoci il mondo, sì che lo potrebbe essere, un trasferimento, un trasloco, proprio un trasferirsi all'estero, che non è solo un viaggio, è proprio uno spostarsi di residenza, che non si aspetta più, che non si vuole più rimandare. Qui c'è, secondo me, veramente una scelta che porterà il cambio a 360 gradi di cui parlavamo prima nella vostra vita. Ehm, Può essere una scelta di anche andarsene da un'azienda, ipotesi, non necessariamente da una relazione. Gli amanti parlano di quello che è una scelta per amor proprio, per quello che è il dare amore a se stessi, il cercare la propria felicità, il proprio star bene, e sento che qui si è davvero scarichi, si arriva ad un certo punto dove si fa questa scelta e si prende questa decisione, okay? Abbiamo ancora un attimino il sole al contrario, diciamo verso la metà del periodo, quindi sento che qualche cosa qui deve essere curato, perché in realtà il 4 di spade, essendo una carta di spade, parla di una stanchezza proprio mentale, C'è bisogno di ricaricare le pile, c'è bisogno di guarire la mente. Qui c'è un riferimento al bambino interiore, qui c'è qualche tipo di ferita profonda che va curata con la carta degli amanti, con questa scelta per amor proprio. Qui c'è qualcuno che a un certo punto deve decidere: io così non ci sto più bene, okay, che cosa devo fare per me per star meglio, quale sarebbe un gesto per dimostrare amore a me stesso o a me stessa.
E qui c'è quello che è veramente un risanare qualche ferita del passato. Vi ripeto, tutto questo lavoro, questo distacco che potrebbe essere fisico sì, ma anche visto che comunque si tratta di un 6 di spade, potrebbe essere un distacco da qualche tipo di credenza, da qualche tipo di proiezione che magari si faceva in questa fase della lettura, magari verso qualcuno, verso una situazione, nel periodo della primavera. Abbiamo poi però un 9 di coppe, quindi sento fortemente che è la scelta giusta, ma lo vediamo già qui. Qui vi cambierà completamente la realtà, quotidiana. Abbiamo la luna di nuovo, parla di sogno, 2 carte di sogno, vicine. Abbiamo un 10 di spade, la carta del giudizio, l'imperatrice. Vediamo un po' come terminiamo. Ancora 2 carte per piacere, grazie. 3 di pentacoli, 8 di coppe, 4 di coppe. Allora, come vi dicevo la luna parla di sogni, anche questa carta fa riferimento in realtà fa più riferimento a quelli che sono i sogni del subconscio, quindi quelli che si fanno ad occhi chiusi, però comunque abbiamo un riferimento a quello che è il sogno, quello che si desidera, quello che si vuole, l'obiettivo che si vuole puntare. Abbiamo un 10 di spade, c'è una fine ciclo, c'è qualcuno che definitivamente chiude il ciclo con questo 6 di spade, con questo tipo di esaurimento, con quello che è il passato, c'è la fine di una sofferenza, ci si lascia indietro alle spalle. Il 10 di spade normalmente, io lo associo all'arcano maggiore della morte, quindi c'è davvero quello che è il taglio con il passato, si chiude un capitolo della vostra vita. C'è, una nuova versione di voi stessi. Qui abbiamo il giudizio. C'è un risveglio, c'è una chiamata e per qualcuno, avendo anche la luna, potrebbe essere magari una persona del passato che si fa vivo, una paura del passato che ritorna, una nostalgia o un qualche ciclo karmico, perché ricordiamoci che comunque abbiamo la ruota della fortuna, abbiamo gli amanti, abbiamo il mondo, quindi ci può essere quello che è l'uscire da un qualche ciclo karmico, un risveglio, un rendersi conto di certe dinamiche e riuscire a rompere quelle dinamiche, un dire: "Okay, ma io faccio così perché ho questo tipo di paura. E perché ho questo tipo di paura? Perché ho un'insicurezza legata a una credenza limitante. Mi serve ancora quella è realmente vera quella credenza si fa un lavoro di pulizia fondamentalmente e con questo giudizio arriva quello che è l'illuminazione, una nuova fase di voi stessi. Son 2 carte che parlano di rigenerazione, di rinascita. E poi abbiamo l'imperatrice che parla di espansione, per qualcuno perché no, abbiamo anche la carta del mondo, quindi per qualcuno, se fosse il vostro caso e state cercando dei bambini, questa diciamo il periodo estivo potrebbe essere un periodo comunque fecondo, in questo senso c'è terra fertile, per quello che è il vostro progetto, che guardando qui, avendo il 3 di pentacoli, può essere sia un progetto lavorativo che magari durante il periodo di agosto stavate gestando questa idea, questa illuminazione e che a settembre poi inizia a prendere forma, inizia ad essere già un'idea un po' più concreta, inizia ad essere un progetto magari già con delle bozze, con degli appunti. Per qualcuno questo 3 di denari potrebbe far riferimento a quello che è un proprio sento che il mondo fa riferimento a il cambiamento di casa e può essere un cambiamento di una casa fisica o il cambiare la casa in cui siete già. Quindi magari fare delle ristrutturazioni, piuttosto che il giardino, mi dicono il giardino, che bisogna prendersi cura del giardino. Ehm, Qui con l'8 di coppe sento che ci si allontana da quello che è, se vogliamo, una sorta di quotidianità che forse un po' assorbe troppo. Abbiamo 2 carte qui che esprimono una mancanza, nel senso che qui la carta vi dice cioè la persona sta guardando da una parte e non si rende conto del dono, della coppa in più che viene offerta. E qui invece vediamo una persona che si allontana ed è la carta del ricercatore. Sento che qui avete
la sensazione che vi manchi qualcosa, ma il vostro vuoto è un vuoto interiore in realtà, ed è proprio quel vuoto di cui si parlava qui con l'amor proprio, qualcuno qui deve scoprire l'amor proprio per se stessi. Periodo molto interessante anche per voi, devo dire, Sagittario, periodo di crescita spirituale, perché qui veramente abbiamo 2 carte di cambi repentini, denaro, fortuna, cioè è un periodo, 2 carte di sogno che comunque è un sogno compiuto, la realizzazione di un progetto. Il 3 di Pentacoli fa anche riferimento a delle collaborazioni, quindi qui davvero si potrebbe parlare di quello che è un inizio di un'unione, perché qui c'è quello che è un'idea che cresce, che diventa una collaborazione e poi si cerca di approfondire, perché comunque in tutto questo si sente che c'è questo vuoto, si sente che manca qualche cosa, che in realtà non so che cosa sia, perché qui avete il sogno compiuto. Probabilmente vi rendete conto che quando arrivate a questo sogno non è proprio quello che, vi manca ancora qualche cosa, ma siete sulla buona strada, cioè comunque avete un'energia molto forte di cambiamenti positivi, periodi fortunati, davvero il destino è dalla vostra parte, okay? Va bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce, da parte di questi oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni, quindi grazie davvero. Guardate, bambino interiore, e ve lo metto qui in mezzo tra il mondo e il sole. Il tuo mondo esterno è un riflesso del tuo mondo interno. Cambierà il mondo. Ci sarà quello che è una guarigione del bambino interiore. Vivrete una presa di consapevolezza. Io credo che molti di voi affronteranno quelle che sono le vostre paure, vi allontanerete da certi pensieri, da certe, credenze che, vi renderete conto che così non vi amate, Quindi sento che sarà un periodo ben intenso, pregno di apprendimenti. Wow! Bene cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!